Mi scrive la casa e mi fa: vogliamo che provi una nostra action cam? Va bene, però io sono molto pignolo e severo, gli scrivo: mandatemi la migliore che avete così stiamo tranquilli. E mi mandano la V50 Elite, che fra l'altro adesso su Amazon c'è un buono sconto veramente importante e il microfono wireless si trova a poco più di 20 euro. Ciao, sono Marco e sto cercando i migliori prodotti economici. Perché fra questa è un equivalente di marca con le stesse funzionalità, risparmiamo anche 300 euro. Ma è la migliore action cam economica 2024. Guardate tutti i test e ci troviamo alla fine per il riassunto. Volevo vedere se i colori erano naturali e avendo scoperto che vicino a casa ho un parco con animali selvatici, ho deciso di investire questi 20 minuti di macchina per fare le riprese. Purtroppo sono arrivato tardi e l'unico che mi ha accolto è stato questo struzzo spennacchiato. Dalla singola immagine non si intuisce molto bene, ma dal confronto con la Ghost Drift 4K si notano dei colori più controllati e buoni dettagli. Forse la casa tende un po' al verde azzurro, ma di sicuro lo struzzo non era giallastro come ripreso dalla Drift. Il pavone non mi ha fatto la ruota, ma questa immagine fa notare una buona profondità di campo con dettagli sia da vicino sia da lontano. Notate la piccola larva e le piante in lontananza. Anche qui un pochino meglio della Drift 4K. Torno a casa molto accaldato e un po' scornacchiato perché tutti gli animali erano nascosti all'ombra a riposarsi. E mentre pensavo come fare un confronto sulla resa sui colori della natura, ho avuto l'illuminazione. Nel mio poké c'erano mela, salmone, pomodori e avocado. La a caso renderà bene questi colori? Dal confronto con le altre 3 action cam si nota la limitata distorsione prospettica con l'apposita funzione attivata e quindi un quadro un po' più stretto con la tovaglietta di bambù meno deformata. Se notate, con altre il tavolo sembra ovoidale, mentre i colori sono resi molto simili dalle 4 action cam. Non provo soggezione verso i grandi marchi, quindi confrontiamo la casa V50e con l'ultimo modello di GoPro uscito, la GoPro 12. Un parco giochi usa luci con colori molto vibranti. Quale action cam rende meglio questo forte contrasto fra il buio della notte e le luci molto accese? La Akazo V50e pare gestirlo molto bene e forse c'è maggiore contrasto, si notano meno contaminazioni di luce e colore verso il nero della notte. Più evidenti nella GoPro 12 un po' per l'effetto blooming e un po' per il color fringing. Con lo slow motion si capisce meglio, vero? Nessun problema con i colori molto vibranti, vivaci e molto simili nelle due camere, come con le colorate paperelle. Nel castello dell'est le scritte luminose della GoPro sono più nitide e adesso ingrandisco al 200% l'immagine, in modo che sia facile da notare la migliore definizione della scritta Diana. Accertata la resa di notte, voglio verificare come vengono le immagini con tanta luce, quindi vi porto con me al mare. E intanto vi faccio vedere come registra i timelapse. A mio avviso mantiene dei bei colori, è abbastanza stabilizzata e gestisce discretamente il cambio di luminosità fra gallerie e strade normali.
Ecco, diciamo che rispetto alle aspettative di fare riprese con tanta luce sono arrivato in spiaggia e ho notato che il sole era un po' nascosto dietro le nubi, ma fatemi chiedere al capo della spiaggia dove posso fare le mie prove. Prima fatemi mugugnare sul brutto tempo, come è obbligatorio fare con tutti i bagnini in Liguria. Era Gianni, Hola, ma com'è che il tempo fa così schifo oggi? è così e oggi è così, dai, facciamola andare bene lo stesso. Devo fare una ripresa, dov'è che mi posso mettere con la camera? Guarda, è tutto il mare a tua disposizione, eccolo lì. Un maglione? Vado. Il tempo sfortunato è ben registrato dalla Caso, che rende bene il grigio del cielo e il verde del mare. E anche l'audio è buono, è realistico, vero? Ho provato a confrontare la V50e anche con un'altra action cam economica con ambizioni di top di gamma, la SJ11 Active. Ed ambedue hanno superato il test della gamma dinamica, registrando i dettagli dello spray solare all'ombra, sotto la sdraio, senza bruciare troppo il cielo. Non so quale sia la migliore, forse la Caso? Guardate il cielo. Una funzionalità veramente molto efficace è la correzione della distorsione prospettica, problema che tutte le lenti wide angle hanno. Ma nella Caso si può correggere entrando nel menu e impostando la correzione Dist Cal On. E il risultato è notevole, vedete che non si nota la distorsione, è molto ridotta anche facendo un vertical pan. Vi faccio vedere la stessa immagine con e senza la correzione e guardate la spiaggia, quanto viene distorta dall'effetto pin cushion quando la correzione è spenta. Peccato che non sia attivabile contemporaneamente allo smorzamento delle vibrazioni. In una precedente comparativa un'altra a caso, la V50X, si era comportata molto bene sott'acqua. E lei, la Caso V50X, è l'unica che riproduce il fondale bene, cioè questa è sabbia ed è grigia solo nella Caso di quelle che hanno bisogno del case. Probabilmente perché era l'unica ad avere la possibilità di aggiungere un filtro digitale rosso per compensare la scarsa penetrazione di questa frequenza sott'acqua. Anche la Caso V50e ha questa opzione, ma bisogna stare attenti perché se si riprende sopra il livello dell'acqua oppure al pelo dell'acqua, le immagini verranno deviate tutte verso il rosso. Con il SUP non si va sott'acqua, così non ho impostato il filtro rosso e mi sembra che le immagini siano venute piacevoli sia sopra l'acqua sia appena sott'acqua, vero? Fra l'altro, cosa insolita, anche con la custodia subacquea l'audio ha comunque un discreto volume. La registrazione è estrema perché la camera è montata sulla pagaia, ma forse la stabilizzazione potrebbe essere meglio. Dopo faremo un test sulla compensazione delle vibrazioni, ma pare un po' limitata. Intanto godiamoci queste immagini. La ridotta stabilizzazione si noterà soprattutto nella prossima scena in cui ho chiesto a mia nipote e un suo amico di simulare il furto della Akaso V50 Elite. Tu fai delle riprese del mare, Ok. ok? Quindi una roba così che si vede al mare, che bello. Lei è lì che fa così, tu arrivi, gliela strappi, sempre tenendo l'obiettivo che punta al mare, cioè non tenerlo per terra, ma gliela prendi e dici ah bello, poi inizi a correre. Quando è pronta, quando lei inizia a far così io ti darò un segnale, tu vieni e fai la scena. Vai. Allora, io riprendo così. Ma vediamo come vengono in situazioni normali le riprese fatte con la custodia subacquea, per esempio se volete riprendere qualcuno in spiaggia. Osservate attentamente sia quando abbiamo il sole a favore dietro di noi, sia quando siamo contro sole. E si nota la custodia subacquea. L'ulteriore pezzo di plastica davanti all'obiettivo rende l'immagine più sbiadita e con meno gamma dinamica e contrasto, non un granché. Forse è meglio stare attenti a non bagnarla e non usare il case subacqueo. Ma fatemi tornare a Milano perché sono curioso di vedere come vengono le riprese in slow motion. Akaso V50 Elite registra slow motion molto rallentati, questo è il 4x, ma si può anche registrare a 8x. La resa dei colori è abbastanza buona, ma tenete presente che non è una DJI Action 4 che mantiene il 4K anche in slow motion. Qui la risoluzione cala a 1080p e 720p.
Io faccio sempre la prova comparativa delle action cam in questo passaggio perché se la action cam è buona, l'insegna della Lidl viene registrata definita, ma purtroppo qui a casa V50 Elite ha fatto schifo. Una DJI Osmo Action 4 farà sicuramente meglio? Mi sa di no. Qua l'unica stabilizzazione che può funzionare è la stabilizzazione ottica e solo la Sony ce l'ha. Infatti guardate l'insegna. Il problema è che era montata sulla mia Sax, che è un grosso bicilindrico, e era montato con un supporto da 1 pollice qua, non è il posto ideale per le vibrazioni. Proviamo a vedere cosa succede con una moto un po' più moderna. Con la Yamaha Niken le vibrazioni non sono più il problema, ma piuttosto la resa low light e la gamma dinamica, con Noemi che sparisce nel cerchio di luce lassù sulla salita. Strano perché invece le riprese fatte la sera verso il tramonto mostrano buoni dettagli e resa dei colori. La stabilizzazione è perfetta per le riprese in moto perché compensa le vibrazioni ma non l'inclinazione della moto, lasciando l'impressione di una guida sportiva, addirittura la mia. Il vidro antivento fa già fatica sopra i 50 all'ora. Le alte luci, soprattutto con il sole frontale, sono ovviamente bruciate, ma in genere le immagini mostrano un buon equilibrio e sono piacevoli da guardare. Ok, con una moto che vibra poco abbiamo registrato belle immagini, ma mi è rimasto il dubbio sulla compensazione delle vibrazioni, quindi devo fare un test serio. Io provo tutte le action cam con questo motore regolabile a singulto. In questo modo, se guardate i miei altri video, potete confrontare la resa delle action cam. Akazo V50e ha una resa discreta, non rende perfettamente stabile l'orizzonte, ma non lo perde mai neanche completamente rendendolo schizofrenico pure alla massima velocità, quella che ha messo in crisi action cam di marca. Ma fermiamoci che mi è rimasto un altro dubbio. Da quelle pessime immagini registrate nel garage mi era rimasto il dubbio sulla resa dei colori con poca luce. Fatemi correre giù perché siamo parecchio dopo il tramonto e c'è ben poca luce. Voglio fare delle riprese per testare la resa low light senza vibrazioni. Rispetto alla SJ11 Active, la Akazo V50e ha il vantaggio di un maggiore contrasto e minore digital noise. Feiyue Pocket 3 è meglio come digital noise, fa un po' fatica nella messa a fuoco da vicino, ma è molto più definito negli oggetti a distanza. DJI Pocket 3 è di un altro pianeta come qualità dell'immagine, ma soffre un po' di focus breathing. A differenza delle altre due camere, infatti, ha l'autofocus. Ciò che è a fuoco sarà molto più definito e ciò che non è a fuoco sarà molto più sfocato. E quando la camera fa fatica a capire cosa mettere a fuoco, iniziano i problemi. Mi metto anche il microfono qua, casomai da lontano non si sentisse l'audio per i sottotitoli. Ma siamo a 70 cm, Akazo V50 Elite a 70 cm, mi aspetto che si senta bene. Andiamo a circa 1 metro di distanza, a 1 metro di distanza Akazo V50 Elite. Il case piccolo di plastica dovrebbe avere un buon audio. A 2 metri Akazo V50 Elite si sente così, a 3 metri Akazo V50 Elite si sente così, a 4 metri Akazo V50 Elite e a 5 metri Akazo V50 Elite. Facciamo un test ancora più difficile, andiamo a 6, 7, 8, 9, circa 10 metri Akazo V50 Elite. Ora diaframma, mi aspetto che si senta abbastanza, e comunque fino a 3, 4, 5 metri. Andiamo entro i 3-4 metri, si sente bene, buona action cam. Ma adesso mettiamo anche un microfono esterno che si collega wireless. E proviamo con il microfono esterno, questo microfono wireless da 20 euro che metterò qua, il quale ha 2 livelli e al primo livello, che è al LED giallo, è un po' più basso del secondo, ma già secondo me questo primo livello è fin troppo alto, quindi non lo metto qua come il DJI Mic, ma lo metto un po' lontano. Adesso vediamo, quello che ci interessa ovviamente è capire non come si sente a varie distanze, perché si continuerà a sentire bene, ma capire quanto si sente a distanza di 1 metro, 2 metri, 3 metri, 4 metri, 5 metri, 6 metri, 7 metri, 8 metri, 10 metri. Qua siamo a 10 metri, quando ero di schiena, se non ha perso segnale, una cosa veramente ottima, perché anche microfoni buoni con il Saramonic o il DJI spesso perdono il segnale di schiena, quindi così non si sentirebbe nulla, e un microfono buono, se anche dovesse perdere di schiena da lontano, quando mi giro dovrebbe riprendere. Ma dalle mie prove questo è un microfono che come tenuta è buona, come audio non eccelso, è chiaro che non è il DJI Wireless Mini, non ha il 12 bit, floating point,
Però si sente bene a 20 euro. No? Cosa ne dite? Beh, sembra buono. Ora vedremo la rifinizione dell'immagine sfruttando una scena ben illuminata e con molti dettagli. Per essere più sicuri di ciò che vediamo, facciamo un ingrandimento al 200%. Insta360 Go 3 ha una minore risoluzione ma una maggiore gamma dinamica, per cui in queste vetrate si distinguono meglio le parti scure da quelle chiare. L'erba è più contrastata, il palazzo è molto simile, la scritta è più piccola ma i colori sono più definiti. GoPro 12 in 4K mostra dettagli più fini e maggiore gamma dinamica, per cui le vetrate sono molto più dettagliate. L'erba è meno confusa, il palazzo ha contorni più netti, la scritta è più definita. Ma stiamo comunque osservando immagini molto simili e, considerando il costo... E dopo tutte queste prove pratiche non è che sia così convinto della resa colorimetrica, e allora ho portato un color checker e altre action cam in modo da fare un confronto su come rende i colori. Un'altra action cam dalle ottime potenzialità è la SJ Cam SG11A, che qua però ha fatto malissimo con un'immagine poco definita e un incarnato troppo deviato verso il rosso. Confrontiamola con una GoPro 9 che esibisce un po' più di gamma dinamica, ma purtroppo anche lei è nota per rendere male le tonalità dell'incarnato troppo cariche. Riferimento assoluto allora diventerà il nostro DJI Pocket 3, microcamera fantastica con registrazione 10 bit e qua bilanciata come temperatura colore. Vedete che in realtà i colori della casa sono molto simili a quelli del Pocket 3? La resa colorimetrica è talmente vicina che basta una banale funzione di Final Cut come Match Color per ottenere un'immagine molto allineata e anzi forse un pelo meno satura sull'incarnato, che è più naturale. Senza etichette capiamo qual è la DJI Pocket solo grazie alla ridotta profondità di campo e alla gamma dinamica maggiore, ma per i colori siamo davvero vicini. Usare a caso V50e come webcam è abbastanza semplice, si accende, si collega il cavo micro USB e si sceglie la modalità PC Cam. Quindi dovrebbe essere sufficiente scegliere come sorgente di input la nostra a caso, che nel mio MacBook viene rilevata ma pare essere incompatibile, perché mostra una parte dell'immagine correttamente ma il 70% è composto da artefatti e pixel distorti. Anche con PC Windows l'uso come webcam è molto semplice, si connette tramite cavo, si sceglie la modalità PC Cam, si avvia l'applicazione per la webcam e si seleziona la a caso, ma purtroppo la prima volta non mi ha detto bene, l'immagine si è frizzata quasi subito. Avrò tirato il cavo? Provando una seconda volta sono stato in grado di registrare usando la mia a caso V50e come webcam. Un'altra funzionalità che mi piace molto e che la casa mette a disposizione è il trasferimento di file al computer tramite protocollo MTP, per cui basta collegare la camera via cavo per copiare le nostre foto e video. Purtroppo la velocità è piuttosto limitata perché in copia verso il computer si arriva a circa 20 MB al secondo, ma devo dire che anche con camere più blasonate e molto più care non si ottiene molto di più. Qui abbiamo il Feio Pocket 3, anche lui sulla stessa performance, mentre la Insta360 Go 3 arriva a ben 25 MB al secondo. Come al solito la figura del primo della classe la fa il DJI Pocket 3, che comunque si ferma a 40 MB al secondo sia in scrittura sia in lettura. Ok, ma per trasferire a buona velocità ci vorrebbero almeno 100 MB al secondo. E se siete arrivati fino a qua, questo a caso vi interessa davvero, e allora vediamo come ci arriva e con quali accessori. Devo ammettere che arriva con alcuni accessori interessanti. Il box si presenta molto bene con la camera esposta montata già sul supporto a sgancio rapido, dentro al case impermeabile per le riprese subacquee. Togliamo la camera, che proveremo fra poco, e vediamo cos'altro ci regalerà la grossa scatola bianca. Come prima gradita sorpresa abbiamo 2 batterie ricaricabili e anche la loro base di ricarica doppia, per permetterci di caricarle contemporaneamente. Supporti a sgancio rapido, il cavo di connessione micro USB, supporti da incollare per gli sganci rapidi, attacchi standard tipo GoPro a 2-3 dita, sia normali sia angolati, un telecomando fatto ad orologio, un supporto da bicicletta, una estensione, una chiave di plastica per stringere le viti non a mano, un adattatore a 90 gradi, uno sportellino aggiuntivo per la custodia subacquea, nonché dei pad adesivi, un pannetto per lucidare, un cinturino da polso e alcune fascette con il velcro. Completa la dotazione il manuale di avvio rapido, piuttosto conciso e in molte lingue.
con anche il link per scaricare la versione digitale. Non ci resta che togliere le protezioni in plastica per il display e la lente. Bello il meccanismo dello sgancio dello sportellino della batteria, di buona qualità la costruzione della camera, tutta di plastica e quindi leggera, il che risulta comodo in certi posizionamenti perché non esercita troppo peso sui supporti. Il non avere una struttura interna in metallo rende la camera sensibilmente più compatta di una GoPro di ultima generazione come lunghezza, larghezza e spessore, ma anche rispetto ad altre action cam economiche come la SJ11A. Comandi a schermo standard delle action cam cinese, si cambia modalità sia a scorrimento sia cliccando in basso e poi le impostazioni attivabili dal simbolo dell'ingranaggio. Risoluzione video massima 4K, peccato che a 4K a 60 fotogrammi non ci sia la stabilizzazione. Nel menu video impostazioni relative alla modalità di registrazione, fra cui loop recording, timelapse, slow motion e drive mode, cioè uso come dashcam. Nel menu foto impostazioni dell'immagine che hanno effetto solo quando siamo in modalità fotografica. Nell'ultimo menu impostazioni generali, ma anche impostazioni che dovrebbero essere nel primo menu, perché compensazione della distorsione, modalità subacquea, che non ho capito cosa fa, ed effetti speciali riguardano la modalità video. Possibilità di rivedere le clip registrate e passare da una all'altra, ma non di fare avanzamento veloce o rewind. Rewind! E dopo un anno che la sto provando. Sì o no? Sì, se riprendete in pieno sole che c'è tanta luce perché riprende delle immagini bellissime e senza toccare settaggi, quindi molto facili così come esce di fabbrica. Sì, se fate riprese in moto perché compensa vibrazione ma non l'angolo di piega, quindi avete visto prima, sembra che io faccio delle piegone. No, sono imbranato. Sì, se volete usare un microfono esterno perché io questo l'ho pagato 24-25 euro, incredibile. No, va tanto bene che anche al volume più basso il microfono esterno è un po' alto come volume, ma invece di qua mettetelo un po' più in basso e funziona bene. Invece il microfono interno il contrario, dovete alzarlo un po' in post-produzione, ma anche se è un po' basso, anche la distanza funziona bene, quindi è solo proprio un problema di volume. Poi la camera di per sé non è impermeabile, quindi bordo piscina dovete mettere un case subacqueo, il quale rende i dettagli e i colori un po' più sbiaditi. Sempre col case subacqueo, se andate sott'acqua a 5 metri è perfetta perché ha il filtro rosso nel menu, quindi compensa la mancanza di quella frequenza luminosa. Però il filtro rosso è fisso, quindi 4 metri, 3 metri, 2 metri, 1 metro, andate a pelo dell'acqua è tutto rosso. Se registrate invece di notte, non vi aspettate luminosità, colori e dettagli, perché di notte colori e dettagli si vanno un po' a perdere, però a questo prezzo. E poi non sono riuscito ad ottenere il wifi, ad attivare il wifi, anche se ho guardato bene sul manuale, quindi ho fatto quello che diceva il manuale, non sono riuscito ad usare l'app. Dicevo, a questo prezzo è comunque una bella lotta rispetto all'attuale miglior Action Cam 24 economica. La V9 a 80 euro con il doppio schermo è veramente la migliore, ma se questa costasse uguale farebbe delle immagini migliori, quindi una col doppio schermo, 80 euro, buona col doppio schermo e un po' poca gamma dinamica, questa migliore gamma dinamica, migliori colori senza il doppio schermo, diventerebbe una bella lotta. E se questo video vi è piaciuto, visto che ci ho messo un anno e l'ultimo mese ho praticamente provato solo questa, lasciatemi un like e scrivetemi nei commenti se vi è utile che faccia delle prove così approfondite. Inizio ad avere dei dubbi che ci metto troppo, è una mia fissa mentale. Se è una mia fissa mentale scrivetemi fissa mentale, se invece ritenete che sia un lavoro utile scrivetemi bella bro, bella zio, bella fratello, quello che volete, io mi diverto un sacco la notte, quando vado a letto mi rilasso a leggere quei commenti. E ci vediamo non solo per Action Cam, ne mancano un paio da provare economiche, ma anche altri prodotti come stabilizzatori per smartphone e il drone DJI che forse ha capito il drone migliore che può fare, che andrà dietro questo. Vedremo se sarà migliore.